Buongiorno cari amiche e cari amici, bentornati nel mio canale. Io sono Vera e oggi vi propongo una stola stupenda. Prima di darvi le spiegazioni della stola, volevo ringraziare i nuovi iscritti, dargli il benvenuto, un bentornato a chi si è già iscritto, un grazie a chi mi vorrà lasciare un like o fare un commento e un grazie anche alle persone che hanno fatto una loro donazione. Grazie mille, aiuterete il mio canale a crescere. Bene, oggi parliamo di questa stola, guardate, che io ho realizzato con questo punto fantastico traforato 3D che crea questa sorta di nocciolina. È un punto che non è reversibile perché dall'altra parte è diverso, anche se nonostante sia diverso è altrettanto bello, e io l'ho realizzata in due colori con una fettuccia di cotone. Vedete? Io nel video vi darò tutti i dettagli di questa stola e in più vi spiegherò come fare il punto. Allora, questa stola che io ho realizzato ha una larghezza di circa 36 cm e un'altezza di circa 1 metro. L'ho fatta di 1 metro perché alla fine io voglio applicare un bottone, adesso vi faccio vedere come, la piegherò sul davanti in questa maniera e qui applicherò un bottone che andrà a chiudersi proprio alla fine del mio collo. Chi invece vuole realizzare una classica stola chiaramente la dovrà fare più lunga di 1 metro. Per realizzare questa stola io ho impiegato 200 grammi di fettuccia di cotone che adesso vi faccio vedere, e questa fettuccia fatta in questa maniera larga, e per lavorarla ho utilizzato dei ferri numero 9. Per realizzare la mia stola che ha la larghezza di 36 cm io ho montato 30 punti, 28 che sono i punti che servono per il mio punto, più i 2 di vivagno laterali. Il punto è un multiplo di 2, quindi se la volete fare più larga montate dei punti che siano comunque multipli di 2. Vi metterò poi in descrizione, oltre a tutte le spiegazioni per la stola, anche il link della chiusura dei punti per chi non se lo ricordasse, e magari anche del diritto e del rovescio, che sono i punti che andremo a realizzare per questa stola. Guardate che bella, vediamola dall'inizio alla fine, è stupenda. Poi questo colore sabbia insieme a questo verde secondo me vanno benissimo. Io l'ho fatta per le sere d'estate, per quando magari fa un pochino fresco, magari la giornata è un pochino ventilata, e l'ho realizzata appunto di cotone. Nulla toglie che può essere anche realizzata con dei filati di lana per l'inverno o per l'autunno. Bene, passiamo adesso al tutorial. Allora, abbiamo detto che per realizzare la nostra stola io ho utilizzato 100 grammi di fettuccia di cotone color ecru o sabbia e 100 grammi di fettuccia di cotone color verde pistacchio. E ciò non toglie che voi potete realizzarla anche in un unico colore, in 3 colori, come volete. Io ho fatto delle fasce, adesso vi faccio vedere. Ho iniziato con il colore cru, ho fatto un tot di numero di giri che ho contato, poi sono passata al colore verde, poi sono di nuovo passata al colore cru, per infine chiudere con il colore verde. Bene, allora io adesso naturalmente vi darò la spiegazione del punto, poi voi in base al filato che comprerete andrete a utilizzare i vostri ferri. Per la larghezza basterà fare un paio di giri, un piccolo campioncino, e vedere la larghezza che volete che desiderate, se naturalmente non avete una fettuccia come questa e non utilizzate dei ferri numero 9. Bene, iniziamo con il colore ecru. Abbiamo detto che il punto che andremo a fare è un multiplo di 2, quindi per il nostro campioncino io monterò 10 punti, 8 per il punto e 2 per il nostro vivagno. Ho bordo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In più aggiungerò i 2 punti che mi servono per il vivagno, 9 e 10. Perfetto, facciamo un piccolo nodino qua di modo che non mi scappi il primo punto e iniziamo. Il nostro punto consta di 4 giri
e l'unico giro che presenta delle piccole difficoltà è il primo giro, perché dopodiché saranno solo diritti e rovesci. Bene, primo ferro o primo giro, punto di vivagno al diritto, dopodiché eseguirò 2 punti presi insieme, ma non li prenderò a diritto normale da questa parte, ma li prenderò da dietro, e adesso vedrete il perché verrà molto meglio fare il punto successivo. Quindi 2 punti insieme presi da dietro in questa maniera, estraggo il punto, dopodiché però il punto che ho ottenuto lo devo rilavorare di nuovo con un altro diritto. Questo perché? Per dare luogo a quella nocciolina che viene nel punto e lo rende tridimensionale. Quindi faccio in questo modo, guardate, prendo il ferro di sinistra e lo porto sotto come se dovessi prendere un rovescio, di modo da avere già preparato il mio ferro per fare un altro diritto ritorto. In questo modo, vedete? Facilissimo. Ed ho un gettato per recuperare il punto. E di nuovo 2 punti presi insieme a diritto di ritorto, poi recupero il punto in questa maniera e lo lavoro nuovamente facendo un altro diritto, sempre ritorto. È un gettato, mi raccomando, non dimenticatevi i gettati perché altrimenti poi vi mancheranno i punti. E di nuovo 2 punti insieme a diritto ritorto, estraggo, prendo il filato in questa maniera e lavoro di nuovo un diritto e un gettato, 2 punti insieme a diritto ritorto, estraggo, prendo di nuovo il punto e lo rilavoro a diritto ritorto un'altra volta e un gettato finale. Dopodiché avrò il mio punto di bordo o di vivagno. Questo era il primo ferro. Allora andiamo adesso al secondo giro, che è un rovescio semplicissimo, quindi il primo punto lo faccio al diritto perché è di bordo, dopodiché tutti i punti che mi si presentano sul ferro, inclusi i gettati, li lavorerò semplicemente a rovescio. Il mio secondo giro è a rovescio, quindi facilissimo. Secondo ferro a rovescio, tranne i 2 punti di bordo che io lavoro sempre al diritto. Ecco qua, terzo ferro lo lavoreremo al diritto, quindi facilissimo, tutti i punti inclusi quelli di bordo andranno lavorati al diritto. È soltanto il primo ferro che ha quella piccola lavorazione, dopodiché è molto molto semplice, quindi terzo ferro al diritto, ok, quarto giro o quarto ferro di nuovo al rovescio, vedete com'è semplice? Allora al rovescio tutto il ferro, ok. Adesso io ho realizzato i miei 4 giri e il punto comincia già a venire. Vedete che ci sono queste noccioline? Queste noccioline è quel diritto che noi abbiamo lavorato 2 volte. Adesso che abbiamo finito i 4 ferri, iniziamo di nuovo dal primo giro, però io vi voglio fare vedere il cambio del filato. Ci sono molti modi di cambiare il filato, io vi faccio vedere il mio modo, se a voi piace potete utilizzarlo. Dunque, per fare il cambio del filato, io lo faccio nell'ultimo punto del ferro precedente, quindi adesso io sono arrivata al quarto ferro e vi ho fatto vedere la fine dei 4 giri, però facciamo un passo indietro, ecco qua, questo era il quarto ferro, togliamo il nostro punto di bordo. Il cambio del filato si fa sempre quando abbiamo finito il quarto giro. Allora ripetiamo di nuovo, io ho il mio ultimo punto del quarto giro da eseguire, cioè il mio punto di bordo, quindi inserisco il ferro ma utilizzo subito il nuovo filato, quindi lo prendo nelle mani con la destra, faccio un piccolo cappietto e passo il punto. Vedete, è semplicissimo. Dopodiché, affinché non mi scappi il punto, io faccio per intanto un nodino e poi andrò a nascondere naturalmente le mie codine in questo modo.
Adesso il filato è cru, lo taglieremo in questo modo e poi andremo a nascondere le codine o con un uncinetto o con un ago da lana. Quindi adesso riprendiamo dal primo ferro. Quindi il primo ferro si lavorava in questa maniera: un punto di bordo, dopodiché 2 punti insieme a diritto, riprendo il mio punto, lo rilavoro al diritto ritorto e faccio un gettato, 2 punti insieme al diritto, ripasso il mio punto a sinistra, in questo modo mi aiuto, e faccio un altro punto diritto e un gettato, e di nuovo 2 punti insieme, ripasso l'asola sulla sinistra, faccio un diritto e un gettato, e di nuovo, e questo era il primo ferro. Un gettato finale, non ve lo dimenticate mai. Il secondo ferro è un rovescio, finiamo di nuovo la serie dei 4 giri, secondo ferro a rovescio, in questa maniera, tutti i punti a rovescio tranne i 2 punti di bordo. Ecco qua, terzo giro era a diritto, quindi anche i nostri punti di bordo andranno a diritto, in questo modo. Le codine, ripeto, le potete nascondere alla fine della lavorazione o con un ago da lana oppure con l'uncinetto. E quarto e ultimo giro è un rovescio. Ecco qua, siamo arrivati al quarto e ultimo giro. Vi faccio solo ancora vedere una volta come si cambia il filato. Facciamo finta che io lo voglia di nuovo ricambiare, quindi lo devo fare al quarto giro, che è l'ultimo. E quando lo devo fare? Lo devo fare prima di lavorare il mio punto di bordo. Quindi inserisco il ferro, prendo il nuovo filato, lo appoggio sul ferro di destra e faccio il punto in questa maniera. Dopodiché andrò immediatamente intanto a fissarlo con un nodino e dopodiché nasconderò le codine. Ecco qua, questo è il mio punto, è bellissimo, io mi auguro che vi sia veramente piaciuto. E vi volevo solo dire un'altra cosa. Non chiedetemi per cortesia quanti punti dovete montare per il vostro ferro con il vostro filato, perché non è che io voglia essere scortese, è che semplicemente non lo so, dipende da una miriade di fattori: che aghi avete, che tensione della mano avete, che filato avete. Quindi vi do una soluzione: montate un po' di punti, lavorateli per 4-5 giri, misurateli, naturalmente lavorateli con il punto che voi andrete ad utilizzare. Dopodiché li misurate, quando li avete misurate li rapportate semplicemente alla misura che volete ottenere. Bene, io vi saluto, vi auguro una buona settimana, vi abbraccio tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!